Buongiorno a tutti, nel video di oggi vi mostrerò la ricetta per un pane secondo me favoloso. È il mio pane diciamo preferito a cui non riesco a rinunciare se entro in una panetteria. È la rosetta soffiata. È un pane che davvero richiede molta tecnica e molta precisione per quanto riguarda la lavorazione, perché è una lavorazione quasi del tutto manuale, diciamo. Ci sono delle cose indispensabili da fare per poter avere, diciamo, questa soffiatura che non è soltanto il prefermento, ma sono anche dei passaggi specialmente successivi che danno proprio questa soffiatura e impongono, diciamo, questa soffiatura all'impasto poi durante la cottura. Andremo a vedere tutto passo per passo. Cercherò di non lasciare indietro niente per far avere anche a voi un ottimo risultato anche da casa. Non perdete il video, mi raccomando. Sigla! Allora andremo a fare prima di tutto un prefermento, il prefermento solido, quindi una biga, in questo caso 18 ore a 18 gradi all'interno della nostra cantinetta. Ve lo dico subito, se non avete la cantinetta con le impostazioni, magari in una stanza più fredda è un po' più difficile, bisogna tenere sotto controllo comunque tutto, che non si alzi troppo magari la temperatura della stanza. E naturalmente dovrete, se magari avete una stanza a 15 gradi, lasciarla un paio di ore in più a riposo, perché naturalmente ci mette un pochettino di più a fermentare. Adesso vediamo proprio tutti gli ingredienti di questa biga, che naturalmente deve essere chiusa a una temperatura di 21 gradi. Per fare questo dovrete applicare la regola, la famosa regola del 55, ovvero 55 meno temperatura ambiente più temperatura della farina. In questo modo troverete la temperatura dell'acqua da utilizzare, che naturalmente dovrete misurare con il termometro. Mi raccomando, questa è una cosa molto delicata e che deve essere fatta in modo corretto. Se l'acqua ha una temperatura diversa, saranno poi diverse le ore che dovrà stare a riposo la biga e naturalmente potrete poi ritrovarvi una biga magari scarica o una biga magari non pronta. Quindi questo definisce proprio il grado anche di maturazione finale della biga, se ci basiamo su un certo numero di ore, naturalmente. Adesso vediamo proprio gli ingredienti e tutta la procedura partendo dalla biga. 1 kg di farina forte 320 V circa, 450 g di acqua, in questo caso 16 gradi calcolati con la regola del 55, 3,5 g di lievito secco attivo oppure 10 di fresco. Allora, a questo punto è molto importante mischiare il nostro lievito, che sia secco oppure fresco, all'interno dell'acqua, così ovviamente viene ben distribuito all'interno della biga. Adesso andiamo a prendere la nostra farina, la mettiamo all'interno della nostra cassetta di lievitazione, dove facciamo poi la formazione della nostra biga manualmente, e spargiamo in modo un po' uniforme tutta l'acqua con il lievito. Iniziamo partendo sempre dal fondo, praticamente cerchiamo di raschiare sempre il fondo, così andiamo a prendere praticamente tutta la farina che c'è sotto, poi in eccesso naturalmente mischiamo un po' il tutto e poi cerchiamo di recuperare tutta la farina in più che c'è sul fondo. Fate questo movimento dal basso verso l'alto. Cercate ecco di non schiacciarla la biga. Poi se volete vedere un video completo riguardo la biga, la spiegazione di cos'è, vi lascio il link del video anche della biga fredda, se volete. Ecco, è chiusa ecco attorno ai 21 gradi, è perfetta la temperatura. Adesso andiamo a porla nella nostra cantinetta a 18 gradi per 18 ore. Passate le 18 ore, come vedete la biga è pronta, è fermentata, ha proprio questo odore di fermentazione molto positivo. E ora impastiamo questa biga con altri 50 g di acqua a temperatura ambiente, 8 g di malto diastasico, 22 g di sale. A questo punto abbiamo inserito tutta la biga nell'impastatrice. Vado inserendo praticamente tutto il malto
un filo di acqua con il malto, così non rischiamo che si impacchi, perché comunque è poca la quantità di acqua, soltanto 50 grammi di acqua a temperatura ambiente, per cui abbiamo un'idratazione del 50%, 500 grammi di acqua su un chilo di farina. Andiamo pian piano ad aggiungere tutta l'acqua a filo, quella che resta. Siamo sulla velocità 2, 3, non andiamo oltre naturalmente, perché comunque è un impasto molto duro. Mettiamo il sale alla fine, quando abbiamo aggiunto l'ultimo filino di acqua. Velocizziamo al massimo sulla velocità 3 a questo punto, quando abbiamo inserito il sale, passiamo dalla 2 alla 3. Lasciamo incorporare il sale poi sulla velocità 2 per un paio di minuti e il nostro impasto a questo punto è pronto. Lo lasciamo riposare per 20 minuti prima della lavorazione. A questo punto tiriamo la pasta. Armatevi di mattarello, come ho fatto io in questo momento. Dobbiamo tirare la pasta a libro per 2 volte e a 2 per una volta, come sto facendo io in questo momento, proprio per dare forza al nostro impasto. È infatti questo che ci consente poi la soffiatura di questo tipo di pane, altrimenti senza tirare la pasta non potremo ottenerla assolutamente. Adesso andiamo a fare questa piega a libro, pieghiamo così su se stesso l'impasto e procediamo poi con la seconda piega, sempre a libro, nella stessa maniera. L'impasto si fa sempre più tenace ed è quello ovviamente che vogliamo ottenere. Se volete potete anche aspettare 5-10 minuti tra una piega e l'altra, in modo che sia un pochino più morbido. Stendiamo con forza questo impasto e procediamo nuovamente con la chiusura sempre a libro, come prima. Chiudiamo verso la metà e poi chiudiamo su se stesso l'impasto. Ecco qua, lo rigiriamo sempre da questa parte, mi raccomando, va sempre chiuso dal lato aperto. E cerchiamo di portarlo al massimo della sua estensibilità. Adesso chiudiamo praticamente su se stesso l'impasto in questa maniera. Adesso lo stendiamo pochissimo con il mattarello per poterlo poi piegare su se stesso in questa maniera e lasciarlo a riposo per almeno un'oretta prima di procedere poi con la cilindratura. Mi raccomando, almeno un'oretta di riposo. Naturalmente adesso lo infarino perché vado a metterci su la pellicola, altrimenti comunque potete mettere naturalmente un canovaccio, e a riposo per almeno un'ora. Dopo un'ora il nostro impasto si presenta comunque così e noi andiamo adesso a stagliarlo nei vari pezzi che desideriamo. Naturalmente io farò queste rosette di circa 70-80 grammi al massimo, per cui starò all'incirca su questi grammi. Adesso vado a stagliarlo, peso pezzo per pezzo, naturalmente aggiungendo poi pochi grammi, fanno la differenza. Naturalmente cerchiamo di non tagliuzzare tutto l'impasto per pochi grammi, altrimenti roviniamo poi comunque la tiratura della pasta che abbiamo fatto. Adesso che abbiamo stagliato tutto, andiamo con il mattarello oppure con la sfogliatrice automatica o con il tirapasta manuale, come vi sto mostrando nella vignetta in basso a destra, con la sfogliatrice automatica della Planetaria, in questo caso la Kenwood. Andiamo a tirare i nostri pezzi di impasto che abbiamo stagliato prima.
li tiriamo in questa maniera e poi li arrotoliamo su se stessi. Li lasciamo tutti quanti da parte e poi, una volta fatti tutti, dobbiamo andare a riprendere i primi in questo modo. Andiamo a prendere i primi filoncini che abbiamo creato e andiamo a metterli nuovamente nella sfogliatrice oppure andiamo a tirarli nuovamente con il mattarello. Vi lascio naturalmente il link per la sfogliatrice sia di Kenwood che di KitchenAid e naturalmente li potete trovare anche nello shop. È semplicemente un po' più leggero, diciamo, il lavoro, ma si può fare comunque anche con il mattarello, volendo, tranquillamente. Ecco, adesso dobbiamo creare una pallina in questa maniera e l'impasto resta molto molto tenace. Mi raccomando, è un lavoro molto delicato. Adesso prendiamo l'olio e prendiamo un pennello, spennelliamo tutte le nostre palline e poi andiamo a metterci anche poi alla fine un telo, andiamo a metterci un telo oppure comunque della pellicola come ho fatto io e le lasciamo riposare un'oretta almeno. Dopo un'oretta andiamo a dargli la forma della rosetta. Io ho questo tagliamele e sto usando questo in questo periodo, anche se vi dirò voglio ordinare comunque su Amazon lo stampo apposta per fare le rosette, dato che le faccio spesso. E adesso andiamo a stamparle tutte, praticamente arriviamo quasi in fondo, però mi raccomando di non tagliare la pasta perché è molto facile con questo tagliamele, magari con lo stampo apposta è un po' più difficile. A questo punto le capovolgiamo tutte a testa in giù, quindi la parte stampata in basso, e attendiamo l'ultima lievitazione che sarà a temperatura ambiente di 20 gradi di un'ora e un quarto, un'ora e mezza, mentre in cella a 25 gradi per quasi un'ora, diciamo. In estate naturalmente un'oretta al massimo. Ecco, adesso le capovolgiamo nuovamente dalla parte stampata per poi infornarle con vapore già nella camera del forno. In questo caso sto usando il mio steamer che vi straconsiglio e lascio la mail e il codice sconto naturalmente in descrizione. 240 gradi sia con F1 che con forno di casa per 15 minuti e voilà il nostro bel risultato. Beh, direi che sono belle, sono contenta. Adesso non mi resta che aprirle, tagliarle, diciamo, per vedere l'interno. Prendiamo un bel coltello per il pane. Vediamo un po' se è andata questa soffiatura. Wow, fantastiche. Mi raccomando, seguite passo passo la ricetta e anche voi avrete questo risultato. Allora adesso, oltre alla solita ricetta scritta e la procedura passo passo, in descrizione vi lascio un link molto importante per me, che è il link del mio nuovo spazio su Amazon. È il mio nuovo shop che Amazon, in qualità di affiliata, mi ha lasciato per potervi consigliare tutti gli articoli utili al mondo dell'arte bianca. Spero che possiate magari comunque dare un'occhiata, mi farebbe molto molto piacere. Troverete molta scelta perché comunque gli articoli sono tutti in questo caso suddivisi per categoria e comunque sono tutti articoli che io vi posso consigliare e che ritengo molto molto validi. Ecco, vi lascio questo link, i link magari correlati alla ricetta. Vi chiedo naturalmente di lasciare qualsiasi commento qui sotto riguardo magari alcune vostre domande, sono sempre a vostra disposizione come al solito, e vi chiedo naturalmente di iscrivervi con la campanella per non perdere le prossime video ricette con notifica. Buona giornata!